Lezione 1. Bentornato. Ehi John, non posso credere che tu sia finalmente tornato a casa. Com'è stato il tuo viaggio negli Stati Uniti? Ehi Anna. È bello essere tornati. Il viaggio è stato fantastico. Ho avuto modo di vedere così tanti posti nuovi e incontrare così tante persone interessanti. È fantastico. Non vedo l'ora di sentirne parlare. Hai avuto qualche momento preferito del viaggio? Sì, ci sono stati così tanti grandi momenti. Uno dei miei preferiti è stato quando sono andato al Grand Canyon. Era uno spettacolo così impressionante. Posso solo immaginare. Hai scattato qualche foto? Sì, molti. Dovrò mostrarveli più tardi. Mi piacerebbe vederli. Quindi, hai avuto problemi con i voli o altro? No, tutto è andato liscio. È stato un lungo volo, ma sono riuscito a dormire un po' sull'aereo. Va bene. Hai portato qualche souvenir o regalo per qualcuno? Sì, l'ho fatto. Ti ho dato qualcosa. È nella mia borsa, lascia che te lo prenda. Oh wow, non dovevi farlo. Cos'è? È un portachiavi con lo skyline di New York sopra. Ho pensato che potrebbe piacerti. Oh, è così dolce da parte tua. Grazie, John. Nessun problema, Anna. Ho anche alcune cose per la mia famiglia e i miei amici. Non vedo l'ora di vedere le loro reazioni quando darò loro i loro regali. Sono sicuro che saranno entusiasti. Quindi, quali sono i tuoi piani ora che sei tornato? Beh, sto pensando di prendermi qualche giorno per riposare e riprendermi dal jet lag. E poi tornerò presto al lavoro. Sembra un buon piano. E dovremmo sicuramente recuperare il ritardo adeguato presto. Voglio sapere tutto sul tuo viaggio. Assolutamente. Non vedo l'ora di raccontarvi tutto. E forse possiamo pianificare un piccolo viaggio insieme prima o poi. Sarebbe fantastico. Non vedo l'ora. Anch'io, Anna. È bello essere tornati. Lezione 2. Scambiare un po' di valuta. Ciao, come posso aiutarti oggi? Ciao, ho bisogno di cambiare un po' di valuta. Cambiate valuta estera qui. Sì, lo sappiamo. Che valuta hai e di quale valuta hai bisogno? Ho alcuni dollari canadesi che voglio scambiare con dollari USA. Certo, possiamo farlo per te. Quanto vuoi scambiare? Ho 1.000 dollari canadesi che vorrei cambiare. Ok, lascia che controlli il tasso di cambio per te. Bene, sembra che il tasso attuale sia di un dollaro canadese a 0,81 dollari USA. Quindi, per 1.000 dollari canadesi, sarebbero 810 dollari. Ok, mi suona bene. Puoi dirmi qualcosa su come funzionano i tassi di cambio? Certo. I tassi di cambio sono il valore di una valuta rispetto ad un'altra. Cambiano costantemente a seconda di fattori come domanda e offerta, tassi di interesse ed eventi politici. È interessante. Hai qualche consiglio per cambiare valuta in sicurezza quando viaggi all'estero?
Sì, è sempre una buona idea cambiare la tua valuta in un negozio di cambio o in una banca rispettabile. Dovresti anche evitare di cambiare valuta per strada o con persone che ti avvicinano, poiché potrebbero cercare di truffarti. Buono a sapersi. Che ne dici di usare carte di credito o bancomat? L'utilizzo di carte di credito o bancomat può essere conveniente, ma essere consapevoli di eventuali commissioni di transazione estera o commissioni ATM che possono essere applicate. È anche una buona idea avvisare la tua banca o la società emittente della carta di credito prima del viaggio in modo che non contrassegnano le tue transazioni come fraudolente. Ok, grazie per il consiglio. Hai qualche storia interessante sul lavoro in un negozio di cambio valuta? In realtà, lo faccio. Una volta, un cliente entrò con una grande valigia piena di soldi. Era un uomo d'affari del Sud America e aveva portato con sé tutti i suoi soldi perché non si fidava delle banche. Wow, è un sacco di soldi da portare in giro. Sì, è stato uno spettacolo. Abbiamo dovuto contare tutti i soldi a mano e ci sono volute ore per completare la transazione. Ma alla fine, era contento del tasso di cambio e se ne andò con un grande sorriso sul suo volto. Questa è una bella storia. È incredibile come culture ed esperienze diverse possano modellare le nostre opinioni sul denaro e sulla valuta. Sicuramente. Il denaro è un linguaggio universale, ma è anche profondamente legato alla cultura e alla storia. Questo è ciò che rende il lavoro in un negozio di cambio valuta così interessante. Posso immaginare. Bene, grazie per lo scambio e l'ottima conversazione. Sarò sicuro di tornare se avrò bisogno di cambiare di nuovo valuta. In qualsiasi momento, e buona giornata. Lezione 3. Revisione delle prestazioni lavorative. Anna, grazie per essere venuta. Volevo parlare con te delle tue prestazioni nell'ultimo anno. Certo, nessun problema. Come pensi che io stia andando? Beh, nel complesso penso che tu abbia fatto un ottimo lavoro. Hai raggiunto i tuoi obiettivi e il tuo lavoro è stato di alta qualità. È bello sentirlo. Tuttavia, ci sono alcune aree in cui penso che potresti migliorare. Ad esempio, potresti lavorare sulle tue capacità comunicative ed essere più proattivo nel cercare feedback e opportunità di crescita. Ok, cercherò sicuramente di lavorare su queste cose. Ottimo. Ora, parliamo della tua promozione. Come sai, il processo di revisione sta arrivando e ti ho preso in considerazione per una promozione. Wow, questa è una grande notizia. Quali pensi siano le mie possibilità? Beh, penso che tu abbia buone possibilità. Tuttavia, ci sono molti fattori che entrano nella decisione, tra cui le tue prestazioni nell'ultimo anno, il tuo potenziale di crescita e le esigenze dell'azienda. Capisco. C'è qualcosa che posso fare per aumentare le mie possibilità di ottenere la promozione? Sì, ci sono alcune cose. Innanzitutto, continua a esibirti ad alto livello e supera i tuoi obiettivi. In secondo luogo, dimostra le tue capacità di leadership e lavoro di squadra assumendo maggiori responsabilità e collaborando con i tuoi colleghi. E infine, assicurati di comunicare i tuoi risultati e contributi in modo efficace a me e al resto del team di gestione. Ok, terrò sicuramente a mente queste cose. Grazie per il feedback e la guida. Certo. Ricorda, anche se non ottieni la promozione questa volta, ciò non significa che non puoi continuare a crescere e avanzare nella tua carriera. Continua a lavorare sodo e cerca opportunità di sviluppo.
Lo farò. Grazie per il vostro sostegno e incoraggiamento. Sei il benvenuto. E solo per farti sapere, presenterò presto la mia raccomandazione per la promozione ai superiori. Quindi, tieni d'occhio eventuali aggiornamenti. Lo farò. Grazie ancora. Nessun problema. E continuate così. Lezione 4. Incontro con i clienti importanti. Man, quindi, come ti senti riguardo all'incontro con i clienti? Sono un po' nervosa, ad essere onesta. Sono clienti davvero importanti, e voglio assicurarmi che tutto vada liscio. Capisco. Ma non preoccuparti troppo. Ci siamo preparati ampiamente per questo incontro e abbiamo un piano solido in atto. È vero. Voglio solo fare una buona impressione e mostrare loro che siamo l'opzione migliore per la loro attività. E lo faremo. Abbiamo una grande squadra e abbiamo fornito risultati eccellenti per altri clienti in passato. Questo è un buon punto. Immagino di sentirmi un po' ansioso perché questa è una grande opportunità per noi. Capisco perfettamente. Ma ricorda, l'ansia è solo una parte normale del processo. Dimostra che ti interessa il risultato e sei investito nel successo della riunione. Questo è un buon modo di pensarci. Grazie per il discorso di incoraggiamento. Nessun problema. E a proposito della riunione, c'è qualcos'altro che vuoi esaminare prima di tornare in ufficio? In realtà sì. Stavo pensando che dovremmo rivedere la presentazione ancora una volta per assicurarci di avere tutto coperto. Questa è una buona idea. Rivediamolo insieme in macchina e apportiamo le ultime modifiche. Suona bene. E pensi che abbiamo abbastanza tempo per esaminare eventuali domande che i clienti potrebbero porre? Sicuramente. Possiamo usare il resto del viaggio in auto per fare brainstorming su alcune potenziali domande e trovare risposte. Perfetta. Apprezzo molto la tua accuratezza e attenzione ai dettagli. Certo. Vogliamo essere il più preparati possibile per questo incontro. E ho fiducia nel nostro team e nella nostra capacità di impressionare i clienti. Anch'io. Penso che faremo grandi cose. Sono d'accordo. E una volta terminato questo incontro, possiamo rilassarci un po' e celebrare il nostro successo. Sembra un piano. Non vedo l'ora. Beh, ora siamo quasi tornati in ufficio. Andiamo oltre la presentazione e prepariamoci a buttare fuori questo incontro dal parco. Facciamolo. Grazie per essere un ottimo partner in questo processo. In qualsiasi momento. Ci siamo dentro insieme. Lezione 5. Fantastico viaggio in campeggio. Questo è stato un fantastico viaggio in campeggio. Sono così felice che abbiamo deciso di andare. Anch'io. È stato così bello allontanarsi dal trambusto della vita cittadina e godersi la natura. Ed essere in grado di trascorrere questo tempo con te è stata la parte migliore. Sento che ci siamo davvero connessi a un livello più profondo. Mi sento allo stesso modo. È stato così bello rilassarsi e godersi la reciproca compagnia senza distrazioni. E questo barbecue che stiamo facendo ora è il modo perfetto per concludere il viaggio.
Adoro cucinare all'aperto ed è stato bello condividere questa esperienza con voi. Il cibo è stato incredibile. E devo dire che questi marshmallow che stiamo arrostendo sono i migliori che abbia mai avuto. Devo ammettere che sono abbastanza bravo ad arrostire i marshmallow. Si tratta di trovare quel perfetto equilibrio tra croccante e appiccicoso. Hai sicuramente un talento per questo. Ed è stato divertente sedersi qui accanto al fuoco, arrostire marshmallow e parlare. D'accordo. Sono momenti come questi che mi fanno davvero apprezzare la vita e tutti i suoi semplici piaceri. E penso che sia importante prendersi del tempo per apprezzare quei momenti. A volte siamo così presi dalla quotidianità che dimentichiamo di goderci solo le piccole cose. È proprio vero. Ed è per questo che sono grato per questo viaggio in campeggio. Ci ha dato la possibilità di rallentare ed essere nel momento. E sono grata per te. Grazie per aver pianificato questo viaggio, e per essere un partner così straordinario. Non devi ringraziarmi. Sono solo felice di poter condividere questa esperienza con voi. Beh, lo apprezzo comunque. E non vedo l'ora che inizi la nostra prossima avventura insieme. Anch'io. E chissà, forse la prossima volta miglioreremo anche a tostare i marshmallow. Non ho dubbi che lo faremo. Ma per ora, godiamoci solo questo momento e lo splendido scenario che ci circonda. D'accordo. Ecco un fantastico viaggio in campeggio e molte altre avventure a venire. Lezione 6. Strategia di marketing per la nostra nuova linea di spazzolini elettronici. Quindi, abbiamo bisogno di elaborare una strategia di marketing per la nostra nuova linea di spazzolini da denti elettronici. Qualche idea? Beh, penso che dovremmo iniziare evidenziando i vantaggi dell'uso di uno spazzolino elettronico rispetto a uno manuale. Questo è un buon punto. Potremmo concentrarci su come può rimuovere più placca e migliorare la salute delle gengive. Esattamente. E potremmo anche evidenziare le diverse modalità e impostazioni che il nostro spazzolino da denti ha da offrire. E potremmo rivolgerci a diversi dati demografici con messaggi diversi. Ad esempio, potremmo concentrarci sulla comodità per i professionisti impegnati o sulle funzionalità divertenti e interattive per i bambini. È una buona idea. E potremmo anche creare campagne sui social media che mostrino persone reali che usano il nostro spazzolino da denti, e le loro esperienze positive. E potremmo anche collaborare con professionisti del settore dentale e influencer per aiutare a spargere la voce sul nostro prodotto. Sì, è una grande idea. Potremmo anche lanciare alcune promozioni in cui le persone possono ricevere sconti o prodotti gratuiti per condividere le loro esperienze con il nostro spazzolino da denti sui social media. E potremmo anche creare contenuti educativi sulla salute orale e sui benefici dell'uso di uno spazzolino elettronico, per posizionarci come un'autorità di fiducia nel settore. Mi piace. E potremmo anche creare alcuni packaging accattivanti e display per punti vendita per attirare l'attenzione delle persone nei negozi. Sicuramente. E potremmo pubblicare alcuni annunci mirati su piattaforme di ricerca e social media per raggiungere il nostro pubblico ideale. E dovremmo anche assicurarci che il nostro sito web sia ottimizzato per i motori di ricerca in modo che le persone possano trovarci facilmente online. Ottimo punto. E potremmo anche offrire una garanzia di soddisfazione per dare tranquillità alle persone quando provano il nostro prodotto. Nel complesso, penso che la nostra strategia dovrebbe concentrarsi sull'evidenziazione dei benefici,
sulla creazione di contenuti coinvolgenti ed educativi e sullo sfruttamento di partnership e promozioni per diffondere la parola. D'accordo. E penso che se eseguiamo bene questa strategia, potremmo davvero fare un tuffo nel mercato e affermarci come leader nel settore degli spazzolini elettronici. Sicuramente. Sono entusiasta di iniziare questa campagna e vedere come si comporta. Anch'io. Mettiamoci al lavoro e facciamolo accadere. Lezione 7. Il cibo cinese è incredibile. Questo cibo cinese è incredibile. Non riesco a credere quanto sia saporito e delizioso tutto. Lo so, vero? Ho desiderato del buon cibo cinese per settimane, e questo sicuramente colpisce il posto. E anche il servizio è ottimo. Il nostro cameriere è così cordiale e disponibile. Assolutamente. È così bello avere una buona esperienza culinaria dove tutto sembra giusto. E l'atmosfera di questo ristorante è così accogliente e invitante. Mi sento come se potessi stare qui tutta la notte. Anch'io. E adoro il modo in cui hanno decorazioni tradizionali cinesi e musica in sottofondo. Aggiunge davvero all'esperienza complessiva. E il cibo è semplicemente incredibile. Sono d'accordo. Adoro particolarmente questo pollo Kung Pao. Le arachidi e le spezie lo fanno davvero risaltare. E questa zuppa calda e acida è così saporita. È il perfetto equilibrio di piccante e aspro. E questi gnocchi sono semplicemente i migliori. Potrei mangiarli tutto il giorno. E non dimentichiamoci del riso fritto all'uovo. È così soffice e perfettamente cotto. Penso che dovremo uscire da qui dopo tutto questo cibo, ma ne vale sicuramente la pena. D'accordo. E sono così felice che abbiamo deciso di venire in questo ristorante. È tutto ciò che speravo e anche di più. Lo stesso qui. E penso che sia un promemoria per provare sempre cose nuove, ed esplorare cucine diverse. Sicuramente. E penso che questo sia ciò che rende il cibo così interessante. Unisce le persone e ci permette di sperimentare nuovi sapori e culture. E non si tratta solo del cibo, si tratta dei ricordi e delle esperienze che creiamo mentre lo godiamo. È proprio vero. E penso che sia per questo che mi sento sempre così felice e soddisfatto dopo un buon pasto in buona compagnia. Anch'io. E sono così felice che abbiamo potuto condividere questa esperienza insieme. Lo stesso qui. E con questo, penso che dovremmo ottenere un altro giro di gnocchi prima di andare. Sembra un piano. Sfruttiamo al massimo questo delizioso cibo cinese finché possiamo. Lezione 8. Connessione alla rete aziendale da casa. Non riesco a connettermi alla rete dell'ufficio da casa. Devo finire un po' di lavoro, ma non riesco a ottenere la connessione per funzionare. È frustrante. Hai provato a ripristinare il router? Sì, l'ho già provato un paio di volte, ma non funziona ancora. Che ne dici di usare una VPN? Oh, questa è una buona idea. Ho dimenticato che avevamo un servizio VPN. Ma non sono sicuro di come configurarlo. In realtà è piuttosto semplice.
Basta scaricare il software VPN dal sito web della nostra azienda, inserire le credenziali di accesso e dovresti essere a posto. Sembra abbastanza facile. Grazie per il suggerimento. Ci proverò. Nessun problema. E se ciò non funziona, puoi anche provare a connetterti alla rete tramite il hotspot del tuo telefono. Oh, non ci avevo pensato. Potrebbe funzionare come soluzione di backup. Esattamente. E nel peggiore dei casi, puoi entrare in ufficio per finire il tuo lavoro. Sì, immagino che sia sempre un'opzione. Ma davvero non voglio dover guidare fino in fondo. Capisco. E speriamo che una di queste soluzioni funzioni per te. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriore assistenza. Grazie, lo apprezzo. E sono contento di averti come collega per aiutarmi in situazioni come questa. In qualsiasi momento. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e voglio assicurarmi che tutti possiamo essere il più produttivi possibile, anche quando lavoriamo da casa. D'accordo. E grazie ancora per il tuo aiuto. Ho intenzione di provare la soluzione VPN ora. Ha funzionato. La connessione VPN è attiva e funzionante. Sono in grado di accedere a tutti i file e programmi di cui ho bisogno per il mio lavoro. Questa è una grande notizia. Sono così felice che la soluzione VPN abbia funzionato per te. Anch'io. E sono davvero grato per il vostro aiuto. Mi sentivo così frustrato e bloccato prima, ma i tuoi suggerimenti hanno davvero salvato la giornata. Non è affatto un problema. Sono sempre felice di aiutare un collega bisognoso. E sicuramente ricorderò queste soluzioni per il futuro nel caso in cui mi imbattessi in un problema simile. È una buona idea. È sempre utile avere piani e soluzioni di backup nel caso in cui qualcosa vada storto. E penso che sia solo un altro promemoria di quanto sia importante avere una buona squadra e un buon sistema di supporto sul posto di lavoro. Assolutamente. Siamo tutti qui per aiutarci a vicenda e assicurarci di poter fare del nostro meglio. Bene, grazie ancora. Ho intenzione di iniziare il mio lavoro ora che sono connesso. E mi sento molto più positivo e produttivo grazie al tuo aiuto. In qualsiasi momento. E fammi sapere se hai bisogno di ulteriore assistenza. Siamo tutti sulla stessa barca. Lezione 9. Disegnare sculture divertendosi. Adoro questa scultura. È così unico e interessante. Non vedo l'ora di iniziare a disegnarlo. Anch'io. Penso che gli angoli e le forme saranno davvero divertenti da catturare su tela. Sicuramente. E sarà interessante vedere come entrambi lo interpreteremo a modo nostro. Questa è la bellezza dell'arte. Ognuno vede le cose in modo diverso, e questo è ciò che lo rende così speciale. Esattamente. E penso che sarà divertente confrontare i nostri pezzi finiti e vedere come differiscono. Sicuramente. E chissà, potremmo anche imparare qualcosa dalle tecniche degli altri. Questo è un buon punto. Mi piace sempre trarre ispirazione da altri artisti e imparare cose nuove. Anch'io. E penso che questo sia ciò che rende l'arte così gratificante. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire ed esplorare. Assolutamente. E penso che questa scultura sia il soggetto perfetto per noi per fare proprio questo.
D'accordo. Ed è anche bello essere in grado di sedersi qui e dipingere senza distrazioni. È così rilassante. Sì, è bello fuggire dal mondo per un po' e concentrarsi sulla creazione di qualcosa di bello. E penso che sia per questo che l'arte è così importante. Ci permette di esprimerci e connetterci con le nostre emozioni in un modo che le parole non possono sempre fare. È proprio vero. E penso che sia per questo che mi sento sempre così soddisfatto dopo una sessione di pittura. Anch'io. E penso che questa scultura sarà uno dei miei pezzi preferiti. Anche il mio. E sono entusiasta di vedere come andrà a finire. Penso che entrambi creeremo qualcosa di veramente speciale. Sono d'accordo. E sono così grato di poter condividere questa esperienza con voi. Lo stesso qui. E penso che sia solo un altro promemoria di quanto sia importante avere qualcuno con cui condividere le tue passioni. Assolutamente. E sono contento che possiamo ispirarci e sostenerci a vicenda nei nostri sforzi artistici. Anch'io. E con questo, tornerò a dipingere. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Lo stesso qui. Creiamo qualcosa di bello. Passano diverse ore mentre entrambi lavorano ai loro dipinti. Come sta andando la tua pittura? Sta andando bene. Mi piace molto giocare con la luce e l'ombra sulla scultura. È fantastico. Posso dire che ne stai davvero catturando l'essenza. E la tua? Sta arrivando. Sto ancora cercando di capire come catturare gli intricati dettagli della scultura senza perdere la forma e la forma complessiva. So cosa intendi. È un equilibrio delicato. Esattamente. Ma penso che ci sto arrivando. Ed è stato davvero utile avere il tuo contributo e feedback. In qualsiasi momento. E penso che questo sia ciò che rende questa esperienza così speciale. Non stiamo solo creando qualcosa da soli, stiamo creando qualcosa insieme. D'accordo. E penso che questo sia ciò che rende l'arte così potente. Ha la capacità di riunire le persone e creare qualcosa di significativo. E non si tratta solo del prodotto finale, si tratta del viaggio e del processo di creazione di qualcosa dal nulla. È proprio vero. E penso che sia per questo che mi sento sempre così soddisfatto dopo una sessione di pittura. Non si tratta solo del pezzo finito, si tratta dell'esperienza di crearlo. E penso che sia per questo che dovremmo sempre trovare il tempo per le nostre passioni, non importa quanto siano impegnate le nostre vite. È importante avere quello sbocco e quello spazio per creare. Non potrei essere più d'accordo. E mi sento così fortunato ad averti come amico e collega artista con cui condividere questa esperienza. Lo stesso qui. E sono entusiasta di vedere come vanno a finire i nostri dipinti. Ho la sensazione che saranno qualcosa di veramente speciale. Anch'io. E sono così grato per questa esperienza. Sono momenti come questi che rendono la vita così degna di essere vissuta. D'accordo. E penso che sia un promemoria per trovare sempre il tempo per le cose che ci portano gioia e appagamento. Assolutamente. E con questo, tornerò a dipingere. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Lo stesso qui.
Continuiamo a creare qualcosa di bello. Lezione 10. Torta di compleanno per il compleanno di nostra figlia. Quindi, che tipo di torta pensi che dovremmo ricevere per il compleanno di nostra figlia? Beh, lei ama il cioccolato, quindi stavo pensando che avremmo potuto ottenere una torta al cioccolato con una sorta di decorazione divertente in cima. È una grande idea. E ho notato che questa pasticceria ha molte opzioni diverse. Vuoi entrare e dare un'occhiata? Oh, guarda questo. È una torta al cioccolato con spruzzate arcobaleno in cima. Sembra davvero divertente. Ed è abbastanza grande da sfamare tutti gli amici di nostra figlia alla festa. Esattamente. E questo ha un simpatico unicorno in cima. Penso che a nostra figlia piacerebbe. Oh, è carino. Ed è una torta alla vaniglia, che sarebbe un bel contrasto con tutte le prelibatezze al cioccolato che avremo alla festa. Buon punto. E sembra che abbiano anche un accordo speciale in cui possiamo ottenere cupcakes per accompagnare la torta. È una grande idea. Possiamo avere una varietà di sapori per i cupcakes e faranno anche una bella presentazione. Sicuramente. E so che nostra figlia ama i cupcakes, quindi sarà entusiasta. Ok, andiamo avanti e ordiniamo la torta al cioccolato con gli spruzzi arcobaleno e l'unicorno in cima, e i cupcakes per accompagnarla. Mi suona bene. E dovremmo anche chiedere loro di scrivere il nome di nostra figlia sulla torta, giusto? Sì, possiamo farlo. E vuoi ricevere altre decorazioni o forniture per feste mentre siamo qui? In realtà, stavo pensando che potevamo andare al negozio di forniture per feste, e prendere alcuni palloncini e stelle filanti per decorare la casa. È una grande idea. E possiamo anche ottenere alcune bomboniere per i bambini da portare a casa. Sì, dovremmo assolutamente farlo. Voglio assicurarmi che la festa di nostra figlia sia memorabile. Anch'io. E penso che siamo partiti alla grande con questa torta. Sembra delizioso. Sono d'accordo. Nostra figlia lo adorerà. Andiamo avanti e facciamo l'ordine. Non posso credere che nostra figlia avrà già 7 anni. Sembra ieri che è nata. Lo so. Il tempo vola davvero. Ma sono così entusiasta di celebrare il suo giorno speciale con tutti i suoi amici. Anch'io. E penso che con questa torta e tutte le forniture per la festa che stiamo ricevendo, sarà una grande festa. Sicuramente. E sono contento che lo stiamo facendo insieme. Pianificare una festa può essere stressante, ma è bello avere un partner con cui condividere il carico. Assolutamente. E penso che nostra figlia apprezzerà tutto lo sforzo che stiamo mettendo per rendere speciale il suo compleanno. Lo spero. È una ragazza così dolce e amorevole. Merita il meglio. D'accordo. E non vedo l'ora di vedere il suo viso illuminarsi quando vedrà la torta e tutte le decorazioni. Sarà un grande giorno. E sono così felice di aver trovato questa pasticceria. Le torte sembrano incredibili. Sì, dovremo ricordare questo posto anche per gli eventi futuri. Forse possiamo ottenere una torta per il nostro anniversario o qualcosa del genere. È una grande idea. E sono sicuro che hanno anche altre prelibatezze che possiamo provare.
Sicuramente. Ma per ora, concentriamoci sul rendere il compleanno di nostra figlia il migliore di sempre. Sembra un piano. Andiamo al negozio di forniture per feste e otteniamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per rendere questa festa indimenticabile. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale. Incontriamoci presto nel nostro prossimo video.